mio nome è Optimus Prime. Siamo qui in cerca dell'Allspark e dobbiamo trovarlo prima di Megatron. Ciao a tutti amici e bentornati a questo nuovo appuntamento con la build up di Optimus Prime, il leader degli Autobot che abbiamo conosciuto nelle varie serie dei Transformers e in particolare in questa versione proposta da De Agostini Phanom nella versione di Optimus Prime vista nei film di Michael Bay. Bene, non perdiamo altro tempo, diamo subito un'occhiata ai pezzi che ci sono arrivati. Come vedete questa volta il pacco è stato un pochino maltrattato, però speriamo che non ci siano danni particolari. Andiamo ad aprire adesso qui la confezione, ecco qua. Allora, troviamo allegati le parti da montare del fascicolo 5, come vedete abbiamo una ruota e altre piccole parti. Le parti del fascicolo 6 con un parafango, ok, e parti del cerchione, e le parti del fascicolo 7 con un non meglio identificato serie di pezzi che presumo facciano sempre parte comunque del gruppo del piede, poi comunque vedremo meglio chiaramente con i fascicoli che adesso andiamo ad estrarre e ad analizzare. Fascicolo numero 5, allora andiamo a vedere cosa contiene. Come al solito vi ricordo che nel retro della copertina troviamo tutte le indicazioni relative alla collezione, all'editore, i numeri di telefono per l'assistenza clienti eccetera eccetera, quindi vi raccomando, per qualsiasi riferimento potete trovare lì tutte le informazioni che vi servono. Poi troviamo un focus su Sam Witwicky, che è chiaramente uno degli interpreti del film, interpretato da Shia LaBeouf, che chiaramente ci darà ancora una volta un'infarinatura, se non ce lo ricordiamo, di quello che è successo nel film, in particolare sul primo film a cui questo modello si ispira. Ci sono chiaramente anche tutti i riferimenti alle varie battaglie sostenute. Qui ci sono dei focus che ci danno delle indicazioni più specifiche su delle curiosità che riguardano appunto il film o il modello in particolare. Qui ci parla delle due lune metalliche che orbitano intorno a Cybertron eccetera eccetera. Ok, chiaramente vi ricordo che i fascicoli di questa collezione sono esclusivamente in lingua inglese, una scelta un po' particolare da parte di De Agostini, ma probabilmente è stato fatto anche per contenere un po' i costi visto il periodo di crisi, in quanto questo modello era stato pubblicato per primi per quanto riguarda il brand Phanom, che fa sempre parte di casa De Agostini, però è dedicato al mercato anglosassone, statunitense eccetera. In particolare vi ricordo che Phanom raggruppa tutti quei modelli che sono in qualche modo legati all'ambito cinematografico o comunque collezionistico dal punto di vista di qualcosa legato sempre a delle saghe, no? Quindi che sia Guerre Stellari, che sia appunto i Transformers o comunque cose viste in TV sia come animazioni sia come film. Continuiamo a dare un'occhiata. Ci sono chiaramente anche i riferimenti agli altri modelli di Autobot oppure Decepticons. Viene fatta una specie di storia di come sono nati i Transformers, chiaramente partendo dalla controparte animata, che molti si ostinano anche nei vari commenti sotto alle pubblicità sui vari social a dire che sono gli unici Transformers, gli unici originali. Sì, d'accordo ragazzi, sono la nascita di questo fenomeno cult, no? Però in realtà comunque ci sono state varie incarnazioni, quindi questi sono sicuramente gli originali per quanto riguarda la serie animata, ma non è che questo sminuisce in qualche modo quello che è venuto dopo. Questi chiaramente sono stati più apprezzati da noi quando eravamo piccoli, mentre questo del modello proposto da De Agostini è chiaramente una versione più adulta, più dedicata al mercato degli adulti, quindi è chiaramente più apprezzato magari da coloro che hanno conosciuto i Transformers nell'ambito cinematografico.
ma sicuramente per quello che ho visto finora è un ottimo modello, quindi va secondo me fatto se uno è un fan dei Transformers. Ci sono anche polemiche sui costi, tutte queste cose qua, ma io queste non le voglio nemmeno più analizzare, perché già ho spiegato più volte che il costo di un modello come quelli delle build up hanno tutta una serie di procedure di costi su ricerca e sviluppo, ingegnerizzazione del modello, eccetera eccetera, che chiaramente hanno un costo. L'editore propone anche del materiale enciclopedico, quindi cartaceo, che anche quello è un costo, e poi c'è chiaramente anche i costi di logistica, distribuzione, eccetera eccetera. Quindi alla fine è chiaro che rispetto ad altri modelli che vengono venduti già preconfezionati magari un po' più di spesa c'è, però non per questo vanno a sminuire le build up, sono una cosa diversa. I modelli quelli già assemblati sono una cosa, questi da montare sono un'altra. Altra polemica che si fa è sul fatto che non sia un modello Transformers trasformabile, ma ragazzi, come potremmo fare un modello trasformabile di questo modello in particolare su un modello realizzato così da montare? Nel senso che sui modelli preconfezionati già è difficile, però si riesce a fare quando ci sono delle forme abbastanza squadrate, ma nel caso di questo Prime, che come vedete ha delle forme abbastanza strane, abbastanza articolate, cioè quello che noi vediamo diventare stilizzato magari un momento prima era un pezzo della cabina del camion, cioè come facciamo a farlo trasformabile? Significava avere una montagna di pezzi in più da staccare e da rimontare apposta per ricreare la versione su diciamo ruote, quindi diventava ancora una cosa più costosa da proporre al pubblico, e sinceramente poi alla fine non ne vedo troppo il motivo, perché sfido quanti di voi sarebbero poi così diciamo disposti a metterlo trasformato in camion, cioè tutti quanti lo sporremmo trasformato in robot, a meno che uno non ne voglia fare due, ma comunque sia per questo tipo di cose ci sono modelli già belli e fatti. Altra cosa, la polemica che c'è con il modello quello trasformabile autonomo, che è un vero e proprio Robots della Robosen, quello è un prodotto a parte ragazzi, non ha nulla a che fare né con il modellismo vero e proprio né con i modelli da collezione. Quello è un modello che è una via di mezzo tra un giocattolo super costoso e un modellino, però per quanto sia bello, per quanto sia incoraggiante, è fuori portata per molte persone, perché il costo a cui viene proposto, sebbene non sia poi nemmeno così tanto lontano da quello proposto da De Costini Fanum per questo modello, alla fine va pagato per intero, mentre le collezioni build up come questa qui alla fine si pagano in pratica ratealmente, perché c'è un costo sostenuto mensilmente, quindi ci si può avvicinare sicuramente la maggior parte delle persone che non potrebbero invece affrontare una spesa tutta insieme. Passiamo avanti velocemente perché devo recuperare un po'. Qui vediamo anche dei vari prodotti che sono usciti nel corso del tempo dedicati ai Transformers. Il Grimlock è uno di quelli che adesso è uscito anche quello trasformabile in automatico, ma chiaramente vi ripeto quello è un altro tipo di prodotto. Col fascicolo 5 come vedete lavoreremo ancora sul piede, andremo a mettere alcune parti che lo porteranno avanti nel suo completamento, ecco qua, e poi possiamo passare direttamente al fascicolo 6. Fascicolo 6, ancora un'occhiata ai vari Transformers nel cinema. Come vedete ci sono sempre i vari focus dedicati ai vari Prime, tutte queste belle cose qua che comunque tutti i fans ben conoscono. Vengono come sempre visualizzati anche tutti i vari personaggi che compongono questo franchise. Viene anche analizzata, come vedete qui, delle parti diciamo uscite in delle riviste un po' a livello di fumetto, ok? Ci vengono fatti conoscere anche i vari scrittori, sceneggiatori delle varie incarnazioni che troviamo del Prime e comunque dei Transformers, e poi si passa in questo caso nel montaggio ancora del parafango e del cerchione sul pneumatico. Come vedete sarà un montaggio abbastanza veloce e poi potremo andare di nuovo avanti. Fascicolo 7, che è l'ultimo di questo invio, che poi vi ricordo in futuro potrebbero arrivare fino a 6 fascicoli per pacco, quindi avremo molto più su cui lavorare. In questo caso vediamo che il focus è sull'attrice, quindi su Megan Fox che ha partecipato alla pellicola.
ancora i vari riferimenti ai vari mezzi visti nei film, nei cartoni animati, eccetera eccetera. Focus anche sulle versioni giocattolose, ecco qua, versioni che io non ho sinceramente perché mi piacciono più modelli chiaramente più adulti, però anche questi sicuramente per i ragazzi più giovani sono molto molto divertenti. E poi qui troviamo finalmente gli elementi del fascicolo 7 da montare, che a occhio mi sembrano ancora parti del piede. Sì, qui ci viene indicato piede destro, quindi comunque fanno parte del piede. Ok, bene ragazzi, ma prima di proseguire come sempre vi chiedo di mettere un like al video se ritenete che vi piaccia come io vi propongo questa collezione. Iscrivetevi anche al canale se non l'avete ancora fatto, perché vi ricordo che l'iscrizione al canale è una cosa per voi completamente gratuita, mentre a noi dà la possibilità di crescere e di riuscire a portarvi in futuro anche altre collezioni. Quindi mi raccomando, è un gesto che a voi non costa nulla, fatelo, iscrivetevi al canale e condividete anche il video più che potete, così facciamo conoscere questa collezione a più utenti e appassionati di Transformers possibili. Vi chiedo anche di visitare la pagina Facebook dell'Andrew Rayker Channel, che vedete qui in sovraimpressione, mettete anche lì un segui, un mi piace e tutte le cose che vi vengono richieste. Stessa cosa per i profili Instagram e ex Twitter, che adesso è chiamato X, un nome che sicuramente lascia molto a desiderare. Io preferivo molto il vecchio Twitter e vedremo che fine farà questa piattaforma che al momento viaggia in cattive acque. Comunque per il momento ancora noi la utilizziamo, ok? Bene ragazzi, a questo punto non ci resta che partire con il montaggio. Autobot trasformazione. Il mio nome è Optimus Prime. Siamo qui in cerca dell'Allspark e dobbiamo trovarlo prima di Megatron. Bene ragazzi, cominciamo il montaggio delle parti allegate al numero 5. Come vedete dobbiamo recuperare il piede che abbiamo assemblato nelle scorse puntate e andremo a lavorare come prima cosa sul pezzo 5E, che è questo qui che ci è stato fornito quest'oggi. Come vedete è un pezzettino di plastica con questa strana forma che al di sotto ha questa colonnina forata con una tacca di lato. Vedete, questi sono il solito riferimento che ci indica in quale verso esatto inserirlo, perché anche il perno su cui andrà inserita dovrebbe avere una parte appiattita, ok? La parte dove dovremo andare a lavorare è questa qui, ecco qui, in particolare il perno è questo, come vedete questa parte qui di lato è piatta, ok? E fa parte chiaramente, come ho detto, del piede. Quindi noi prenderemo questo pezzo, lo orienteremo in questo modo, ok? Così, e lo andremo a fare incastrare proprio su quel perno. Operazione abbastanza semplice, ecco qua, una leggera pressione ed entrerà. Dopodiché possiamo passare a montare le altre parti. Il prossimo step è prendere il pezzo 5B, che è questo, e il 5C, che è quest'altro. Allora, il 5C è in plastica, ok, molto leggero, ben fatto, comunque ben rifinito, mentre il 5B è in metallo, anche questo comunque ben rifinito e verniciato, quindi non vedo particolari difetti. Forse giusto qui sembra come una piccola sbeccatura, ma sicuramente è un problema del mio pezzo, non credo che siano stampati tutti così. Allora, il montaggio che dovremmo eseguire è questo: tenendo il pezzo 5B in questo modo e mentre il 5C in quest'altro, come vedete alla parte superiore leggermente orientata verso destra, andremo ad inserire le due parti tra loro così, ecco qua, in questo modo, chiaramente centrando i fori qui al centro, e poi andremo ad applicare una delle due viti fornite, che sono le viti HP, proprio nel foro in basso, quindi in questo foro qua, ok? Vi ricordo sempre di fare mezzo giro indietro perché aiuta a prendere meglio la filettatura, anche se in questo caso la creeremo noi, e poi andremo a girare lentamente per evitare appunto di spanare in malo modo le parti, ok? Queste sono sempre operazioni che conviene fare lentamente, ragazzi. Allora, come ci viene anche detto sul fascicolo in inglese,
va stretto, ma stretto in modo tale che possa comunque muoversi, quindi non esagerate, anche perché essendo questa parte superiore in plastica, se stringete troppo si spacca, quindi attenzione ragazzi, non esagerate, ok? Come vedete il pezzo che si ottiene è questo. Chiaramente ci avanzerà ancora una vite e il pneumatico e una parte del cerchione, che al momento però non ci viene detto di assemblare. Quindi per quanto riguarda il fascicolo 5 abbiamo finito, possiamo passare direttamente al fascicolo 6, Autobot trasformazione. Il mio nome è Optimus Prime. Siamo qui in cerca dell'Allspark e dobbiamo trovarlo prima di Megatron. Bene ragazzi, fascicolo 6, allora per prima cosa dobbiamo recuperare questo pezzo di cerchione che ci è stato dato con il fascicolo 5 e quest'altro pezzo, allora questo era il 5D per capirci, e il pezzo 6B che invece ci è stato dato appunto con questa uscita. Come vedete questo pezzo ha delle colonnine più alte e alcune più piccole. Noi andremo adesso a fare l'operazione di accoppiaggio tra questo pezzo e questo qui, facendo in modo da far collimare queste linguette che vedete forate con le colonnine più basse, ok? In pratica dovremo ottenere questo discorso qua, in modo da creare il cerchione. Allora, sul fascicolo viene detto di assemblare prima il cerchio e poi spingerci dentro il pneumatico o lo pneumatico, a seconda di come volete chiamarlo. Io questa cosa dello non l'ho mai digerita, perché secondo me suona meglio il pneumatico e quindi continuerò a chiamarlo così, forse probabilmente sbagliando. Però secondo me volevo suggerirvi invece di fare una cosa, per evitare di dover premere per inserire questa parte. Secondo me è fattibilissimo il discorso invece di separare le parti, inserire prima un pezzo di cerchione e poi l'altro da quest'altra parte e accoppiare con le viti. Molto più semplice, ci eviterà di forzare le parti del cerchio che comunque sono in plastica. Allora, piccola curiosità che non so se è uguale per tutti, ma nel mio caso il pneumatico è da una parte un po' più lucido e da una parte un po' più satinato. Chiaramente per realismo la parte visibile dovrebbe essere questa più satinata, quindi tenetelo presente quando fate il montaggio, se anche il vostro presenta questa caratteristica, altrimenti se sono lucidi o satinati da entrambe le parti potete anche evitarlo. Allora, nel caso mio specifico, questa è la parte satinata, ok? La giro così, in questo modo, ci vado ad inserire dentro il pezzo 6B, ok? Quindi lo inserisco dalla parte satinata, spingo fino a battuta sul pneumatico ovviamente, poi lo giro così, prendiamo il pezzo 5D, ok? E lo andiamo ad inserire dentro, prestando attenzione a far collimare chiaramente i fori delle colonnine più basse con le linguette, in questo modo. Una volta che abbiamo fatto questo, prendiamo le viti IP che ci sono state fornite, che sono queste qui argentate, e le andiamo ad inserire appunto in questi 4 fori, in maniera da far, diciamo, aderire bene il cerchio. Allora, siccome abbiamo fatto una procedura un po' diversa, chiaramente per far avvicinare le parti del cerchio dovremo spingere un po', quindi mi raccomando attenzione a non esagerare, e poi avviciniamo parzialmente una vite alla volta, quindi non arriviamo a fine corsa sulla prima vite, ma mettiamola in impanatura, facciamo 2-3 giri e poi passiamo alle altre, usando uno schema a croce, quindi prima da una parte, poi dall'altra, poi dall'altra parte ancora e poi dall'altra ancora, ok? In maniera che il cerchio poi risulterà tirato in maniera omogenea. Ecco qua, ho fatto i primi 3 giri su una vite, 2-3 insomma, quelli che sono, non ha molta importanza, l'importante è che accoppiate il tutto in maniera para e simmetrica. Ecco qua, mettiamo anche la terza vite, e poi mettiamo l'ultima, la quarta. Una volta fatto questo, possiamo iniziare a stringere
diciamo in cerchio questa volta, o anche a croce se volete, cambia poco, tanto ormai le abbiamo già impanate, tutte quante le viti, un po' alla volta, fino a far avvicinare le due parti del cerchio tra loro e far sparire questa distanza che vedete qui tra le due parti, ok? Chiaramente non sparirà subito del tutto da ogni parte, quindi dovremo prima fare diversi giri su ogni vite e poi procedere chiaramente all'avvicinamento finale, ok? Ecco qua, la prima sono arrivato a fine corsa. Attenzione, come vedete che stringe, che indurisce, stop ragazzi, perché sono parti in plastica, se le forzate vi si crepano, vi si spezzano queste alette, ok? Quindi mi raccomando, questa è una cosa molto importante, Tanto vi ricordo sempre che questi sono modelli statici, non andranno da nessuna parte, quindi non si allenterà nulla, ok? Quello che conta invece è molto l'estetica, quindi se si spezza qualcosa siamo costretti a farci cambiare, diciamo, i pezzi. Ecco qua. Come vedete le parti sono assemblate senza aver fatto fatica. Una volta fatto ciò prendiamo la borchia, quindi il copricerchio, ok? Come vedete qui ha delle, come posso dire, delle parti chiuse che sicuramente sono state stampate male, ma queste presumo che con un piccolo sforzo dovrebbero andar via queste coperture interne, in maniera da far alloggiare tutti e quattro i perni che presenta qui il cerchio, ma dovrebbero andare via forse anche spingendo, o forse no, però l'importante è che arriviamo a fine corsa. Adesso farò una prova e vi saprò dire. Sì, arriva tranquillamente giù anche senza togliere quella copertura. Il dubbio mi era venuto perché ce n'erano due forate e due no, invece a quanto pare non crea nessun tipo di problema. Come vedete qui vediamo le parti appunto qui della borchia che sono visibili, mentre qui sono sulle colonnine più grandi, quindi non riusciamo a vederle, ok? Ora l'ultima parte da eseguire per questo montaggio del fascicolo 6 è applicare il parafango sopra la ruota che abbiamo assemblato. Parafango che nel mio caso presenta qualche piccola imperfezione. Qui vediamo nelle calze di queste fiamme che presenta una specie di punto in cui è stata applicata un po' piegata, no? Diciamo un difetto di poco conto, però comunque c'è. E poi è visibile, come vedete qui, come una lieve ammaccatura che però è verniciata sopra, quindi questa è un'ammaccatura relativa proprio al pezzo di fusione di questa parte che è in plastica. Però ripeto, nell'aspetto generale poi si noterà molto poco, quindi diciamo secondo me non è un difetto tale da richiedere il pezzo in sostituzione. Se siete perfezionisti proprio all'eccesso fatevelo sostituire, però secondo me questo, anche perché comunque ricordiamoci che Optimus Prime è un robot da combattimento alla fine, quindi qualche acciaccatura alla fine sopra il proprio telaio ce l'avrà anche, no? Quindi tutto sommato secondo me va benissimo lasciarla anche così. Allora procediamo al montaggio, giriamo in questo modo la ruota, quindi dovremmo avere queste due colonnine più alte verso l'alto e ci andiamo ad inserire sopra il parafango facendo in modo da far collimare questi due fori proprio con le due colonnine più alte, così. Spingiamo un pochino per far aderire meglio. Allora va fatta una leggera pressione, io adesso questo già l'ho inserito, quindi mettete in posizione bene anche questo, evitate di premere qua sopra, premete sempre sul cerchione diciamo e su questa parte che deve essere inserita, ok? Ecco qua, quando sentite lo scatto vuol dire che il parafango è entrato in posizione. Come vedete queste diciamo boccole devono fuoriuscire proprio all'altezza qui del parafango, ok? In questo modo. Adesso che le abbiamo posizionate possiamo usare le viti MP che ci sono state fornite per bloccarlo definitivamente in posizione.
Ecco qua, mi raccomando, arrivate a fine corsa senza stringere, quindi andate proprio a fine corsa e come vedete che non gira più, fermi, perché la possibilità di spaccare questa asola del parafango è molto elevata. Come vedete, alla fine il pezzo realizzato fa la sua figura, insomma rimane abbastanza carino da vedere, ok? Bene, a questo punto non ci viene detto di montarlo sopra la struttura, quindi possiamo passare direttamente al fascicolo 7, che vi ricordo è l'ultimo di questo invio. Autobot, trasformatevi! Il mio nome è Optimus Prime. Siamo qui in cerca dell'Allspark e dobbiamo trovarlo prima di Megatron. Allora, fascicolo numero 7, le prime cose che andremo a fare è assemblare queste due parti, che sono rispettivamente la 7i, questa qui, che è un pezzo in metallo, e il 7H, che invece è, come di consueto, in plastica. Andremo ad accoppiarli semplicemente unendoli in questo modo. L'unica cosa che non è ben visibile dal fascicolo è questo numero 3, se debba stare in alto o in basso, ma io, vista la posizione che avrà il pezzo, direi che forse conviene girarlo in questo modo, in maniera tale da non rendere visibile il numero, ok? Che poi, se non ho tradotto male, significa appunto, come indicato sul fascicolo, che deve essere comunque posizionato sotto questo numero 3, ok? Quindi praticamente in questo modo. Poi prendiamo una vite HP, potrei anche utilizzare quella che vi è avanzata dallo scorso montaggio, tanto è la stessa, e la andiamo ad inserire qui in questo foro. Anche in questo caso arriviamo a fine corsa, ma non stringiamo eccessivamente perché altrimenti si può spezzare la plastica, ok? Poi prendiamo il pezzo 7A, che è questa specie di castello che vediamo qua. Come vedete, questo ha dei numeri qui sui vari fori, vedete? Qui c'è il 3, qui c'è il 2 e qui c'è il 1, ok? Noi dovremmo andare ad inserire il pezzo che abbiamo appena montato in corrispondenza del 3. Quindi posizioniamo il pezzo in questo modo, va applicato in questo modo, ok? E poi lo blocchiamo in posizione con una vite di tipo FP. Andiamo a posizionare la vite, lì ci diceva di metterlo in posizione prima, ma in realtà non è poi così necessario, vedete, lo potete posizionare anche dopo. Poi chiaramente dovremmo arrivare ad avvitarla passando da quest'altro foro, perché altrimenti in questa posizione non ce la faremmo mai, ok? E tra l'altro anche con il cacciavite di ondulazione, insomma, è un'operazione abbastanza complessa, però si dovrebbe riuscire a fare. Adesso io ci provo, se no ne utilizzerò uno un po' più lungo. Ecco qua, no, ci si fa. Però se poi ne avete un altro più lungo, tipo come ho io, chiaramente la cosa vi si agevola un pochino. Anche in questo caso non stringete troppo per evitare rotture delle plastiche, ok? Perché comunque la parte deve essere in grado di muoversi. Trovate voi la giusta durezza, ok? L'importante è che facciate sempre le eventuali aggiustature per gradi, nel senso non stringete subito di 2 giri, cioè fate appena un parziale frazione di giro, proprio minima, finché non vedete insomma che muoverlo diventa un pochino duro. Non deve essere né troppo duro né troppo morbido, perché comunque una volta posizionato dovrà sostenere anche un po' il peso del modello probabilmente, quindi sono cose che andranno aggiustate poi mano a mano in corso d'opera. Ora, lavorando sempre su questa parte qua, recuperiamo il pezzo che abbiamo assemblato nel fascicolo 5, quindi questo, ok? E lo andiamo ad applicare qui in corrispondenza di questo diciamo foro marcato con il numero 1, ok? La direzione su come assemblarlo sarà questa, quindi questo pezzo avrà questa parte a punta verso l'alto, ok? Mentre questo castelletto dovrà essere orientato con le punte verso l'alto. In questo modo lo possiamo leggere anche dalla zampetta che abbiamo appena montato. Lo andiamo ad inserire, ok? Facendo collimare come sempre bene i fori, e poi lo andiamo a mettere in posizione in maniera definitiva utilizzando ancora una volta una vite FP.
Anche in questo caso non stringete eccessivamente, quindi arriviamo a fine corsa, ma sempre per gradi, ok? Ecco qua, non è sufficientemente, diciamo, resistente, possiamo interrompere, ok? Poi di solito una controprova è vedere diciamo che è quasi fuoriuscito il perno dall'altra parte della vite, ok? In questo modo, vedete? Quindi non completamente fuoriuscito, però diciamo quasi a livello della bocca di uscita, quindi già quello è il sintomo di quanto abbiamo stretto. Lo step successivo è prendere il pezzo 7G, che è questo, in plastica, lo orientiamo in questo modo e lo andiamo a far mettere con questa aletta in corrispondenza di questo foro qui in basso, vedete? Così. Lo teniamo in posizione con un dito, ok? Giriamo il tutto e lo andiamo a bloccare in posizione con una vite di tipo IP da qua sotto, quindi girando questa parte del piede, ok? Prendiamo la vite IP e la andiamo ad applicare sempre molto dolcemente. Chiaramente tenderà a muoversi un pochino il pezzo, quindi dovrete fare in modo da tenerlo fermo nel miglior modo possibile con le dita. Quindi se vedete che invece c'è ancora margine per avvitare, chiaramente proseguite, però vi ricordo che come diventa duro conviene lasciar perdere, conviene lasciare il pezzo fermo, perché altrimenti rischiate di spezzare qualcosa, ok? Ora identifichiamo il pezzo 7F, che è questo qui con questa rotella dentata, il pezzo 7E, che è quest'altro, e il pezzo 7C, che è questo, ok? Queste tre parti vanno unite tra loro con una semplice pressione, quindi partiamo dalla parte dentata, che è questa, e va orientata verso la parte del pezzo 7E che presenta la colonnina più cicciotta, ok? Vedete? In questo modo non mi sembra di vedere versi particolari, quindi dobbiamo solo inserirlo e applicare una leggera pressione, in questo modo. Mentre poi quando andiamo ad applicarlo su questo dobbiamo fare in modo da applicarlo dal lato piatto, quindi la parte forata che vedete deve restare esterna, ok? Quindi lo possiamo tenere tranquillamente anche da questa specie di finta vite che è qui in basso e lo andiamo ad inserire sempre premendo. Non c'ha molta importanza come sta girata la rotella qua, perché alla fine questo è un meccanismo che potrebbe stare in una posizione qualsiasi, quindi una volta invece montato lo andiamo ad applicare sopra il piede, quindi recuperiamo il piede, lo giriamo in questo modo, va inserito sopra questo foro qua. In questo caso c'è un piccolo verso, perché vedete qui c'è una tacca, c'è la tacca metallica anche qua, vedete? C'è una tacca anche qua, quindi attenzione al posizionamento, ok? Ve lo mettete un pochino così di lato in maniera da poter vedere dov'è la tacca e poi chiaramente andate a premere un pochino per farlo aderire, ok? In questo modo, molto semplicemente, non dovete applicare una forza particolare, Una volta inserito questo meccanismo, prendiamo il pezzo 7B, che è questo, vedete? Questo pezzo presenta 2 pernetti qua davanti e 3 pernetti dietro. Quelli che dovremo utilizzare per applicarlo al pezzo sono questi dietro, ok? Come vedete sono 3, come vi dicevo, e vanno messi in corrispondenza di questi 3 fori, 1, 2 e 3. Ma sempre ve li faccio vedere ingranditi. Quei 3 fori qui, vedete? Quindi quello centrale lo ignorate, 1, 2 e 3. Il verso in cui va applicata è questa, quindi vi dovete trovare alla vostra sinistra, in questo caso, i pernetti esterni, ok? Che probabilmente dopo ci vendrà applicato qualche altro pezzo. Quindi al momento noi prendiamo
avviciniamo, facciamo corrispondere bene ai fori. Questa fase è molto importante perché se andiamo fuori e spingiamo male si spezzano i perni, ok? E poi piano piano cerchiamo di farli avvicinare in maniera uniforme. Attenzione a non premere su questi perni esterni che potrebbero spezzarsi, ok? Cerchiamo di fare una pressione piuttosto omogenea. Ecco qua. Vi ricordo di fare queste cose sempre con molta calma, perché se siete andati di fretta rischiate magari di fare qualche danno. Poi andremo ad applicare il pezzo 7D, che è questa rondellona, diciamo, color oro rame, non saprei identificarlo meglio. Come vedete ha due fori che sono decentrati rispetto alla linea di demarcazione della metà perfetta, ok? Se prendiamo il cacciavite per farlo, diciamo, sembrare la metà, rimane fuori asse, vedete, rimangono da una parte. Bene, sulle istruzioni ci viene indicato che questi due fori devono rimanere verso la parte frontale del piede, quindi andranno posizionati in pratica in modo tale che siano più da questo lato, ok? Quindi prendiamo, giriamo così il pezzo e lo andiamo ad applicare proprio sui due perni esterni che avevamo visto in precedenza su quella parte appena assemblata, ok? Anche questa operazione va fatta molto delicatamente, quindi avviciniamoli fino a farli combaciare e poi spingiamo delicatamente, ok? In questo modo. E con questo abbiamo concluso anche il montaggio del fascicolo 7. Bene ragazzi, anche per questa volta abbiamo montato tutte le parti che ci sono state inviate. Ci avanzerà qualche vitarella come al solito, ma niente di che, tenetele sempre da parte perché vi ricordo che potrebbero essere utili anche nei montaggi futuri, in quanto comunque una volta stabilite le varie lettere delle varie viti disponibili sono identiche nelle varie uscite, nel senso che se avrete una vite HP data nell'uscita 5 ipotesi e avete una vite HP uscita nell'uscita 20, entrambe sono identiche perché hanno la stessa sigla, quindi non vanno mai buttate, ok? Bene, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale in maniera da poter portare sempre più supporto al canale stesso. Vi ricordo anche di visitare la pagina Facebook appunto del canale, dove troverete anche informazioni non inerenti alle collezioni che porto di solito, ma comunque informazioni su argomenti che ritengo importanti e che riguardano le mie passioni. Stessa cosa per i profili Instagram e Twitter, o X come è chiamato ora. Colgo l'occasione per salutare tutti gli amici dei vari canali robotici che io sappia non stanno partecipando a questa collezione, ma che comunque li riguarda anche loro da vicino, visto che il Transformers Optimus Prime proposto da De Agostini fa nome è comunque un robot, e io sinceramente vi consiglierei di farlo perché comunque alla fine una volta montato sarà un bel pezzone da collezione. Detto questo, vi saluto di nuovo, vi abbraccio, vi do appuntamento al prossimo episodio. Autobot, trasformatevi! Ciao a tutti! Il mio nome è Optimus Prime. Siamo qui in cerca dell'Allspark e dobbiamo trovarlo prima di Megatron.